Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Nel video di oggi ti propongo 4 quesiti, in ordine di difficoltà crescente, sulla misura del tempo mediante l'utilizzo delle clessidre. La clessidra, chiamata anche orologio a sabbia, è uno strumento per la misura del tempo costituito da due recipienti di vetro sovrapposti, di forma approssimativamente conica, comunicanti fra loro attraverso uno stretto passaggio, tra i quali scorre una polvere finissima. Già nell'antico Egitto veniva utilizzata per misurare piccole quantità di tempo. Ti propongo ora un primo semplicissimo quesito. Hai a disposizione due clessidre, una da 7 minuti e una da 11 minuti. Utilizzando solo queste due clessidre, devi riuscire a misurare con esattezza un intervallo di 15 minuti. Ricorda che con le clessidre puoi fare quello che vuoi prima di iniziare il conteggio del tempo. Per così dire, puoi preparare il terreno. Inoltre, puoi fermare lo scorrimento della sabbia in una clessidra mettendola in posizione orizzontale. Quando capovolgi una clessidra, il ribaltamento viene considerato istantaneo e non sono ammesse approssimazioni. Ti consiglio ora di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Per essere più chiaro nell'esposizione, chiamo rispettivamente 7 la clessidra a sinistra e 11 la clessidra a destra. La procedura che utilizzerò si divide in due fasi. Una prima fase di preparazione in cui, giocando un po' con le clessidre, per così dire, preparerò il terreno, e una seconda fase, che è la fase effettiva di misurazione dell'intervallo di tempo richiesto. Iniziamo con la fase di preparazione. Faccio partire contemporaneamente le due clessidre. Dopo 7 minuti, quando la 7 finisce, nella parte superiore della 11 restano ancora 4 minuti. Blocco dunque la 11 mettendola in posizione orizzontale. Io per semplicità ho messo in pausa il video. Le due clessidre, o meglio, la clessidra 11, è ora pronta per la fase di misurazione. Iniziamo. Rimetto la 11 in posizione verticale orientata come nella fase di preparazione. La sabbia inizia nuovamente a scorrere verso il basso e quando la 11 finisce sono trascorsi esattamente 4 minuti. La capovolgo immediatamente e quando finisce sono passati esattamente 15 minuti, i 4 iniziali più gli 11 appena trascorsi. Ti propongo ora un quesito approssimativamente della stessa difficoltà. Hai a disposizione due clessidre, una da 6 minuti e una da 11 minuti. Utilizzando solo queste due clessidre, devi riuscire a misurare con esattezza un intervallo di 13 minuti. Le regole e le limitazioni sono le stesse dell'indovinello precedente. Ti consiglio ora di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Per essere più chiaro nell'esposizione, chiamo rispettivamente 6 la clessidra a sinistra e 11 la clessidra a destra. Iniziamo con la fase di preparazione. Faccio partire contemporaneamente le due clessidre. Quando la 6 finisce, la capovolgo immediatamente. Quando la 11 finisce, nella parte superiore della 6 resta ancora un minuto. A questo punto blocco la 6 mettendola in posizione orizzontale. Io per semplicità ho messo in pausa il video. Si è conclusa la fase di preparazione e sono pronto a misurare i 13 minuti richiesti. Rimetto la 6 in posizione verticale orientata come alla fine della fase di preparazione. La sabbia inizia nuovamente a scorrere verso il basso e quando la 6 finisce è trascorso esattamente un minuto. Capovolgo la 6 immediatamente. Quando finisce sono passati esattamente 7 minuti, il minuto iniziale più i 6 minuti attuali. Per concludere, capovolgo nuovamente la 6 e quando finisce sono passati esattamente 13 minuti e per la precisione un minuto iniziale, 6 minuti del primo capovolgimento e 6 minuti del secondo capovolgimento. Ti propongo ora un terzo indovinello. Hai a disposizione due clessidre, una da 4 minuti e una da 5 minuti. Utilizzando solo queste due clessidre, devi riuscire a misurare con esattezza un intervallo di 2 minuti. Le regole e le limitazioni sono le stesse dei due indovinelli precedenti.
con la differenza che il tempo da misurare richiesto è inferiore alla durata di ciascuna clessidra. Alla fine dovrai dunque sistemare in posizione orizzontale una delle due clessidre e fare in modo che in quest'ultima la porzione di sabbia contenuta in una delle due ampolle di vetro sovrapposte scorra nell'altra ampolla in 2 minuti esatti. Ti consiglio ora di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Per essere più chiaro nell'esposizione, chiamo rispettivamente 4 la clessidra a sinistra e 5 la clessidra a destra. Iniziamo con la fase di preparazione. Faccio partire contemporaneamente le due clessidre. Quando la 4 finisce, la capovolgo immediatamente e in questo momento, nella parte superiore della 5, resta ancora un minuto. Quando anche la 5 finisce, la capovolgo immediatamente e nella parte superiore della 4 restano ancora 3 minuti. La sabbia continua a scorrere e quando la 4 finisce per la seconda volta, nella parte superiore della 5 restano esattamente 2 minuti. A questo punto blocco immediatamente la 5 mettendola in posizione orizzontale. Io per semplicità ho messo in pausa il video. Siamo ora pronti per la fase di misurazione dell'intervallo di tempo di 2 minuti, che è molto semplice, poiché basta rimettere la 5 in posizione verticale, orientata come alla fine della fase di preparazione, e la clessidra si svuoterà esattamente in 2 minuti. Per concludere, ti propongo un quarto quesito un po' più complesso, poiché non è consentito preparare il terreno prima di misurare il tempo richiesto. Hai a disposizione due clessidre, una da 4 minuti e una da 7 minuti. Utilizzando solo queste due clessidre, devi riuscire a misurare con esattezza un intervallo di 9 minuti. Ricordati che questa volta il conteggio del tempo inizia da subito. Non è consentito dunque preparare le clessidre in precedenza. Inoltre, non puoi nemmeno fermare lo scorrimento della sabbia in una clessidra mettendola in posizione orizzontale. Per il resto è tutto uguale agli indovinelli precedenti. Ti consiglio ora di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Questo indovinello è leggermente più impegnativo dei precedenti, poiché non esiste una fase di preparazione, ma si procede direttamente alla misurazione dell'intervallo di tempo. Per essere più chiaro nell'esposizione, chiamo rispettivamente 4 la clessidra a sinistra e 7 la clessidra a destra. Procediamo dunque immediatamente alla misurazione dell'intervallo di tempo. Faccio partire contemporaneamente le due clessidre. Quando la 4 finisce, la capovolgo immediatamente e in questo istante, nella parte superiore della 7, restano ancora 3 minuti. Quando anche la 7 finisce, la capovolgo immediatamente e in questo momento, nella parte superiore della 4, resta ancora un minuto. Quando la 4 finisce per la seconda volta, la parte inferiore della 7 contiene esattamente un minuto di sabbia e in totale sono già trascorsi 8 minuti. A questo punto, non appena la 4 ha terminato, capovolgo immediatamente la 7 e la faccio svuotare. Quando la 7 è vuota, è trascorso ancora un minuto e sommando un minuto agli 8 minuti già trascorsi, ottengo 9 minuti esatti. Per oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere un like e a condividerlo con gli amici. Fammi sapere nei commenti se sei riuscito a risolvere i quesiti, se hai trovato soluzioni diverse, magari più veloci, e se vuoi che pubblichi altri video di questo tipo. Se non l'hai già fatto, ti invito anche a considerare l'opportunità di iscriverti al canale e di attivare la campanella, in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine e ti invito a visitare il canale, su cui troverai molti tutorial didattici e ricreativi. Ti aspetto! Ciao!